zero waste and sustainability offers some hope to our children about the future. Just imagine what it's like to be like today if you're a 12, 13, 14-year-old student, child, and you're hearing about global warming and ozone damage and deforestation and losing species and the toxics and the genetic engineering and all these other calamities. It's very depressing for them. It's very depressing to be told that you're 12, 13, 14, there is no future. Questo è un messaggio molto importante, in questo tempo, che offre più speranza ai nostri ragazzi attorno al futuro, perché in questi ragazzi sentono parlare di effetto serra, di desertificazione, di scomparsa degli spazi, di inquinamento tossico, e questi ragazzi respirano un'aria del tutto deprimente, e la sensazione che ne possono ricavare, se mettetevi le mani di 13 o 14 anni, che cosa penserà? Che il futuro non è possibile. Quindi noi bisogna dare speranza a questi ragazzi. So I'm not suggesting that zero waste will solve all these problems, but I am suggesting it's taking us in the right direction. It gives us hope. It gives us some kind of plan that we can work on as citizens and as leaders. Certamente non è che solo Rifiuti Zero risolverà le sorti della speranza, eccetera. Però sicuramente una strategia di Rifiuti Zero, chiamando tutti a dare una mano, è una chiave che può offrire una speranza all'interno di questa situazione. 27 communities in Italy have adopted zero waste, and more to come. Back to the big picture. We have to say no to the throwaway society and yes to a sustainable society. And our porter is the trampolino to Rifiuti Zero. Rifiuti Zero is the trampolino to sustainability. And so we need to treat these research centers as laboratories for sustainability. And looking to the future, we want to see, I would like to see an Italian law which says in front of every discarica, in front of every landfill in Italy, there must be a residual separation and research center. In front of every landfill. Lui dice che estendendo l'esperienza del centro di ricerca di Capannori, che è un pezzo di questo percorso, si immagina che i centri di ricerca debbano essere realizzati sempre davanti a tutte le discariche, in modo tale che nessun rifiuto vada non controllato in discarica e soprattutto nessun rifiuto vada non studiato in discarica e smaltimento. And all these residual separation and research centers will be feeding into a national institute. E i centri di ricerca locale, quindi Capannori, se ne nasceranno altrove come auspicabile, dovranno afferire a un istituto nazionale per la sostenibilità ambientale. Which will both be researching better industrial design and also looking at the connections between zero waste and other aspects of sustainability. And we can see those connections again. And we can see how everybody is necessary. We need good thinkers in industry. We need our farmers involved. We need our professors and students involved. We need our architects involved. We need our energy specialists involved. We need our economists involved. We need our social workers, our community people involved in this. E per ogni anello che viene messo in movimento, che fa riferimento alla strategia del Rifiuti Zero, devono essere coinvolti gli esperti del settore, gli architetti per le costruzioni sostenibili, la ricostruzione, gli agricoltori per l'utilizzo del compost di qualità e così via, i professori, gli insegnanti per migliorare l'educazione, eccetera, eccetera. And the
zero waste is the easy stuff. That's the easy part. The reuse, the recycling, and compost. The difficult part is going to be fighting overconsumption. Adottare rifiuti zero è il passaggio più facile, molto più complicato è andare fuori dal consumismo. And the biggest challenge that we have is to separate this consumption of materials from the quality of life. In other words, instead of seeing standard of living increasing with consumption, don't keep consuming and you say that's my standard of living is increasing. That's the old model. Allora lui dice, però la sfida più grande è riuscire a migliorare la qualità della vita riducendo il consumo dei materiali. Questa è la sfida più grande. So we need to see the consumption of materials going down, but we need to see the quality of life going up. And that is a really difficult challenge. For our young people, this is a really E questo c'è il compito più difficile perché, come ha detto prima, la qualità della vita è spesso identificata con la quantità dei consumi. Invece dobbiamo fare l'inverso, consumare meno materiali, migliorando la qualità della vita. E questa è la sfida che poggia soprattutto sui giovani. So we need an antidote to overconsumption, which is a life built around consuming objects, to a life, a community development of a life with expanding human relationships. And in the United States, we had that slogan from the 60s, make love, no war. Some of us did a lot of that a long time ago. So now we want to make love, not waste. You should all get this t-shirt. If you get the t-shirt today, I will sign it for you. Yes. Make love, not waste. Now we need another t-shirt for the older people. Qui propone un'altra maglietta per le persone anziane come It's getting difficult, folks. It's getting difficult. So make friends. Make friends, not And finally, something you haven't heard me talk about before. A message to young people. Un messaggio per i giovani, per i ragazzi. This is another paradigm change. Questo prevede un ulteriore paradigma da cambiare. A happy life is not about making a lot of money. Una vita felice non si gioca intorno a fare tanti In America, that's what we teach our children. Life is about making a lot of money. No. Life is about finding a little meaning. Ma una vita felice la troviamo quando riusciamo ad avere, comprendere almeno un po' il significato. Nothing could be more meaningful at this time in history than to be making a contribution towards a more sustainable society. E niente è più ricco di significato che far parte, dare il proprio contributo verso una società più sostenibile. If a young person takes up this challenge, they will never be bored. It will never be over. They will get angry. They will get frustrated. But they will never be bored. È importante questo passaggio. Lui dice che se non riusciamo a recuperare il senso in questa direzione ci aiuta, perché propone un problema molto percepito. I ragazzi rischieranno di scaricare la propria rabbia nel modo più negativo. Quindi diventa ancora più significativo quello che stiamo facendo. Affecting change. Affecting change is like driving a nail through a piece of wood. Che cosa
stiamo facendo, che cosa dobbiamo fare. Insomma, lui raffigura con questo esempio quello che noi dobbiamo fare. È come piantare un chiodo attraverso un pezzo di legno. The experts, our job, Bassano's job, Patricia's job, Felice, etc. Your job is to sharpen the nail. Gli esperti come Paul e come Patrizia possono affinare la punta del chiodo. But the expert cannot push that nail through the piece of wood. Ma gli esperti non possono spingere il chiodo ad entrare nel legno. You need the hammer of public opinion to drive that nail home. Noi abbiamo bisogno di un martello, il martello dell'opinione pubblica per spingere il chiodo nella sua casa, insomma, nel legno. I say to my students, when I was teaching, I would say to my students, information is not enough. Lui diceva ai suoi studenti, l'informazione non è sufficiente. You need information, the best. But you also need communication. Lui diceva, appunto, lui dice, ripete, ci vuole la migliore informazione, ma soprattutto la capacità di comunicarla nel modo migliore. If you're an activist, do not bore the public. It's better for you to keep your mouth closed if you're going to bore people. Sì, lui diceva, consiglio che dà agli attivisti che se siete no, quello lì è espulso dal movimento. So you need information, you need communication, you need motivation. E poi ci vuole la motivazione, oltre ai due elementi di cui After you've communicated your message, you want people to leave the room empowered and inspired to do what you want them to do. Ci vogliono persone ispirate, persone coinvolte, persone insomma motivate, che sanno perché fanno quella cosa. And we need action. No parlata. E noi abbiamo bisogno di azioni, non bla 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 bla, e di riunioni. And that action needs organization. And sometimes the people like myself are in the spotlight because we have the interviews on television. We are quoted in the newspapers. But we wouldn't mean anything if it wasn't for people that are not visible, who are working behind the scenes, making the posters, making the leaflets, making the phone calls, sending the email messages. That's organization, and we don't get audiences if we don't have that organization. And if you don't have the people in the audience, then the words mean nothing. So, we need organization. Abbiamo bisogno dell'organizzazione, perché sì, gli esperti come lui, gli esperti famosi possono in un certo momento avere spazio sulla stampa, attraverso i mass media, però poi se dietro non ci sta il lavoro comune, del manifesto, nel spedire le mail, se non ci sta il lavoro invisibile ma molto concreto dell'organizzazione, il messaggio non arriva. Quindi di nuovo bisogna organizzarci. Now I have another dream for Italy, What we need is people with video cameras going and recording the best practices going on in Italy today, because the public doesn't know about them. And only a few of us get to visit these communities. But with the video cameras going out there, capturing the best practices, Epicote, research centre, the supermarkets which allow you to refill containers. All these best practices around Italy need to get picked up on videotape and need to be circulated via the internet. The internet is terrific, but we need those videos to show people that this is happening. All of these things are happening.
lui dice: ho un sogno che adesso in Italia si affermi questo modo di agire, cioè valorizzare al massimo il messaggio audiovisivo, coinvolgere, mettere un'attenzione particolare, riprendere tutte le buone pratiche che in questo momento si stanno svolgendo in Italia, da F corta al centro di ricerca a 1000 altre buone pratiche che sono distribuite sul nostro territorio. Internet è molto valido, ci aiuta molto, ma noi abbiamo bisogno di più, abbiamo bisogno di rendere visibile tutto quello che adesso sanno poche persone. Dobbiamo renderlo patrimonio di tutta l'opinione pubblica. And this is a historical moment, isn't it? This day, 15 years ago, this was the last slide in my presentation, I think this slide. Questo è un momento, un momento storico, e questa cosa la dissi 15 anni fa, molto probabilmente nel primo incontro. So, is it still valid? These three messages still valid? Question? Ancora sono messaggi validi. So the first message to citizens: don't let the experts take your common sense away. Because this is common sense. Zero waste is common sense. Dice, non lasciate, me lo ricordo bene, non lasciate che gli esperti portino via, uccidano il vostro buon senso. Sì. And the second one is to politicians: put your faith back in people. E agli uomini politici, agli amministratori, dice: attribuite, date fiducia alla gente, abbiate fiducia della gente. And that's exactly what Georgia did here in Capannori. Stessa cosa che Georgia, che gli amministratori hanno saputo fare. And the last message is to L'ultimo agli attivisti come noi. And first of all, don't apologize for being an activist. Don't apologize for being an activist. You know, oh, you're just an activist. Oh, you're just an activist. Give me a break. What's an activist? An activist tries to do the right thing. The activist doesn't just talk about what should be done, but actually goes out and tries to do it. What's wrong with that? Why should that be a derogatory term in some people's minds? That's crazy. I'm an activist. I'm proud to be an activist. Non vi vergognate di essere attivisti, dobbiamo essere orgogliosi di quello che facciamo, dobbiamo rivendicarlo. But there is a problem with activists. Ma c'è un problema con gli attivisti. They're too intense. They're too serious. People dread them coming near. Ma l'attivista è un problema troppo serio, è troppo diciamo distante dalle So I always dread the activist that doesn't smile. They're so serious. I've got such serious work to do. I can't afford to smile. No. So it's very important for activists to have fun. Have fun. Because you can have fun even when the issue is depressing. You can have fun because the counter to the depression of the problem is that you're working with people that are the best people in the world. You are part of the best people in the world. I say that every audience that comes. I say, you are the best people in the world because you haven't come to this meeting to make money or to get power or any other hidden agenda. You come to this meeting because you're concerned about your community, you're concerned about your children, you're concerned about your grandchildren, and yes, you're concerned about the planet. And that makes you the best people. You care. You care. That makes you really important. And if you get to know people that care, it's a lifelong relationship. Dice, divertitevi, anche quando sembra che tutto non funzioni, che c'è della frustrazione, pensate che l'altra faccia della medaglia è che state lavorando insieme alle migliori persone che ci sono
le persone che magari poche sono venute, c'è poco audience, poca partecipazione, però sono quelle più sensibili, quelle che hanno capito che la situazione deve essere cambiata. Quindi questo privilegio di lavorare con le persone migliori è una soddisfazione che la maggior parte delle persone magari non prova. And I will finish with the 2 V's. Adesso per finire. V for Victoria, Victoria, Victoria. Con due V. And V for Vino Rosso. Non così spontaneo, come se fosse a pranzo tranquillamente. Non fate troppo silenzio perché Buonasera. Nostro sponsor. Evicota. Grazie, grazie. E buon vino. Grazie, grazie. Vittoria. Cari amici, questo è il mio 50° viaggio in Italia. In questi 15 anni ho tenuto oltre 500 conferenze in più di 200 città e comuni italiani. Ora più di 30 comuni italiani hanno adottato la nostra strategia e abbiamo avuto molte vittorie e contro gli inceneritori. Piazza Santa! Tutto è partito da Luca. A Capannori noi abbiamo sconfitto l'inceneritore. Così grazie al sindaco Giorgio con il primo comune italiano che ha adottato l'obiettivo Rifiuti Zero. Per i Rifiuti Zero noi abbiamo bisogno di 3 cose. 1. Responsabilità della comunità a valle. Responsabilità industriale a monte. E uno buono political leadership grazie al sindaco Giorgio. Ora molti altri comuni stanno seguendo l'esempio di Capannori. Ma questa non è solo una storia di obiettivi raggiunti. Questo è un pezzo di democrazia italiano, dove la gente e la comunità hanno preso coscienza del proprio potere. Grazie a queste vittorie noi possiamo dire ad ognuno che sì, no, noi possiamo farcela. Per me è stato un piacere conoscere molte persone ispirate. La nostra storia italiana dice ad ognuno che noi possiamo fare grandi cose divertendoci. Ricordate, fate l'amore, non i rifiuti.
due V. Vittoria e vino rosso. Vino rosso. Sono felice. Bella giornata. No agli inceneritori. No agli inceneritori. No agli inceneritori. Esisti un modo migliore. Most difficult speech in Make love, no waste, Rifiuti Zero Paul Connett. 50° viaggio in Italia. Very good!